Buonasera a tutti. Good evening, everybody. Buonasera a tutti quanti, buonasera Jessie, buonasera Silvia, tutti quelli che ci ascoltano. Buonasera a tutti. Good evening, good afternoon, everybody. Giusto. Bene, allora siamo arrivati al 33esimo incontro. We have reached the 33rd meeting. Chi l'avrebbe mai detto? Who thought we were able to get to this point? Bene, allora in questa settima conferenza lo Steiner ci pone le basi dell'organismo agricolo. So in the 7th conference, Steiner places the foundation for the farm. E impostare correttamente l'organismo agricolo è la cosa più importante e difficile che si possa fare. To plan the farm in an appropriate way, in a suitable way, is one of the most important things, but also one of the most difficult things to do. Grazie, era un po' lunga, grazie. E abbiamo visto come il mondo degli alberi sia un aspetto fondamentale in questo studio. And we saw how important and fundamental trees are in this study. E adesso lo Steiner comincia a dare delle indicazioni più pratiche. And now Steiner begins to give us a little bit of more practical ways of implementing this. Allora, lui dice che dove vi sono molti alberi, quindi un bosco, He says that where there are a lot of trees and therefore woods, a forest, woods, favorita la crescita delle piante annuali, diciamo. Erba, annual plants have a better way of growing. per semplificare possiamo dire che il bosco porta vigoria. We can say that the woods bring vigor. Vigor. Sì. Quindi se ad esempio io metto un frutteto in mezzo a un bosco, farò tante foglie ma poco frutto. For example, if I place an orchard in the middle of these woods, I will have a lot of leaves, but not a lot of fruit. Quindi sempre lo Steiner dice, se invece manca vigoria, bisogna aumentare la presenza del bosco. And if vigor is missing, then we have to increase the presence of the woods. Bene, da parte mia suggerisco che circa la superficie del bosco dovrebbe essere il 7% della superficie totale. My suggestion is that the surface, the surface of the woods should be at least 7% of the surface of the whole farm. Perfetto. In caso di siccità, invece, la superficie a bosco può salire al 10%. If there is a situation of drought, then this surface can increase to 10%. Si capisce che se un'azienda è confinante col bosco, può avere anche un eccesso di forza di vigoria. And we can also understand that if, for example, a farm is bordering woods, there can be an excess in vigor because of it. E quindi questo favorisce la foglia, ma sfavorisce la formazione del seme. So this supports and helps the leaf, but it doesn't help and it doesn't support the seed. Allora qui faccio una parentesi rispetto al corso. There's a parenthesis. Allora, perché lo Steiner suggerisce di togliere il bosco, capisci? Steiner basically is suggesting to eliminate the woods, take them away. Allora, questo, quei tempi che corrono, è una tragedia eliminare boschi, no? And due to the times that we are living in, eliminating the woods is a tragedy. Beh, ci sono due modi per ridurre la forza del bosco senza tagliare il bosco. And there are two ways to decrease the force of the woods without cutting it out completely. Ne avevamo già accennato a suo tempo. And we have already kind of mentioned this in the past. Adesso senza dire che tipo di albero è, qui abbiamo il Without getting lost in what type of trees we have. E qui abbiamo le nostre coltivazioni. And here we have our crops.
Allora, un modo è di fare qui un canale. One way is to make a channel here, Canale vuol dire almeno 60-70 centimetri di profondità. at least 60-70 centimeters deep. Però questo canale deve essere sempre asciutto. But this channel always needs to be dry. Quindi se siamo un po' in collina, ne fanno due. So here we are a little bit on a hill, so we make two of them. Il primo porta via l'acqua se piove, The first canal channel brings a little bit of the water away if it rains, e il secondo è asciutto. and the second one, it stays dry. Un canale così A canal, a channel like this. in realtà è un muro eterico. Muro eterico. In reality, it's an etheric wall. Allora, un canale bagnato è un amplificatore. So a wet canal, channel, whatever it is, amplifies things. Quindi aumenta la forza del bosco. So it increases the force, the strength of the woods. Mentre invece un canale asciutto è un muro. While the dry canal is a wall, an etheric wall. L'altro sistema Another system to do this viene piantare dei ciliegi. is to plant some cherry trees. Il ciliegio è un albero della luna, Cherry trees are moon trees. assorbe le forze di vigoria del bosco, They absorb the force of vigor of the woods. cresce molto bene It grows really well, e protegge il resto del campo. and it protects the remainder of the field. Adesso bisogna capire il bosco per quanti metri è, quanto è grande e decidere quanti ciliegi mettere. Of course, we need to understand how big are the woods, and then according to that, we can decide how many cherry trees to plant. In genere uno, massimo due possono essere sufficienti. In fila col bosco. Se questo è il bosco e qui c'è il campo, i ciliegi vanno messi così, come fare un muro con i ciliegi. Okay, so in a general rule is that one or two are enough, but how we do it is if the woods are here, then we put cherry trees here in a line to create this wall. Bene, bene. E andiamo avanti. Allora, la funzione del bosco si può paragonare a quello che nell'uomo è l'organizzazione dell'io. So the function of the woods can be put in relationship within man in the organization of the I. Bisogna distinguere tra io umano e organizzazione dell'io umana. We need to differentiate between the human I and the organization of the human I. In genere si parla dell'io come la parte spirituale che ci collega ai mondi superiori. Usually we speak about the I is that spiritual part in us that connects us to the spiritual realms. Però l'io deve anche, diciamo, sempre più controllare le funzioni dei corpi inferiori. But the I also needs to control more and more the function of the lower bodies. È come un re che utilizza i ministri, la polizia, i carabinieri per controllare che tutte le leggi vadano bene. Like a king, for example, who has all these different people helping him ensure that the rules, the laws are being followed. Bene, questa si chiama organizzazione dell'io, come la burocrazia, l'organizzazione dello Stato. This is called the organization of the I, like the bureaucracy, the organization of the state. Quindi l'organizzazione dell'io presiede, controlla tutti i processi animici, eterici e fisici. So this organization of the I rules over the anemic, the etheric, and the physical realms. Ad esempio l'organizzazione dell'io che decide quale cellula mia deve morire e quale deve moltiplicarsi. For example, it's the organization of the I that decides which cell of mine needs to die and which cell of mine needs to multiply. Oppure che regola la mia temperatura corporea.
or it regulates my body temperature. Beh, questo lo vedremo più avanti. We will look at this more later on, Però dobbiamo inserire il concetto dell'organizzazione dell'io. but we do need to insert the concept of the organization of the eye. Bene. Allora, cominciamo a sviluppare questa organizzazione, Let's start to develop this organization, perché questo è il compito del bosco. because this is the task, the job of the woods. Silvia? Yes, there is a question. C'è una domanda. Se i ciliegi non crescono nella nostra regione, quali altri alberi della luna farebbero lo stesso? Fico? If cherry trees are not growing in our region, what other moon trees would do the same? Fico. A fig tree. Però bisogna vedere anche cosa c'è dietro, perché in base a cosa devo proteggere nel campo. Mi interessa, capisci? But it also depends on what I am trying to protect. Bene. Okay. Bene, allora cominciamo con l'azione dell'organizzazione dell'io nel corpo fisico. Let's start with the action of the organization of the eye in the physical body. Parleremo prima dell'uomo, che è più facile, e poi vedremo le piante. We will first speak about man, which is easier, and then we will look into the plants. Quindi la prima manifestazione è la verticalità. First manifestation is verticality. Quindi tutte le piante che non hanno verticalità hanno scarsa organizzazione dell'io nel corpo fisico. So all of the plants that have low verticality, that means that the organization of the eye is weak. Quindi abbiamo la vite, Grapevine, il kiwi, kiwi, cucurbitacee, cos'è che hai detto? cucurbitacee, parolona, e zucchine, zucche, zucchine, Squash, pumpkins, brava, vedo che hai imparato, brava. Cucumber family. E anche delle leguminose. and leguminous plants. Allora lì vuol dire che l'elemento spirituale, quindi cosmico spirituale, That means that the spiritual element, the cosmic element, non riesce a compenetrare totalmente il corpo fisico, is not able to fully penetrate the physical body. e sappiamo che il corpo fisico è il corpo, è il cadavere, perché ci portiamo dietro, We know that the physical body is the cadaver that we have with us, that we carry. quindi debolezza, poca vitalità, malattie. So weakness, low vitality, and illnesses. Bene, se vogliamo portare queste forze di io per le piante, tipo cucurbitacee, le tue amiche, If, for example, we want to bring forces to these plants like the squash, the zucchini, that family, pumpkin, l'ideale è la conifera, the ideal one would be conifers, perché è quella che ha più verticalità, because it's the one that has the most verticality. quindi irradierà queste forze di verticalità alle piante che hanno bisogno. So then it can radiate this verticality strength force to the plants that need it. Quello camminare in un bosco di conifere anche ti dà una forza anche di io. This is why even when we walk in a forest of conifers, we kind of feel that strength in our eye. C'è una domanda? Si può usare una pianta selvatica nel senso di ciliegio selvatico o fico selvatico come muro? Can we use a wild plant, like for example a wild cherry tree or a wild fig tree as a wall? Molto meglio. Much better. Un altro aspetto dell'organizzazione dell'io nel corpo fisico Another aspect of the organization of the eye in the physical body è organizzare il sistema del calore. is to organize the system of warmth, of heat. Per l'uomo sono i 37 gradi. For man, it's 98 Fahrenheit degrees. Sappiamo che in varie parti del corpo la temperatura è diversa.
We know that in various parts of our body the temperature is different. E soprattutto, magari in caso di malattia o altro, c'è proprio un aumento di temperatura. And for example, when we get sick or we have the flu, our temperature rises. Ecco. Questo in campo agricolo vuol dire regolare la resistenza agli sbalzi di temperatura. In the field, this means to regulate jumps in temperature. Noi sappiamo che dove c'è un bosco la temperatura è più uniforme. We know that where there are woods, the temperature is more stable, uniform. E sappiamo che dove assolutamente non c'è il bosco, come il deserto, lo sbalzo, la differenza di temperatura tra giorno e notte è massima. And we know that, for example, where there aren't any woods in the desert, the temperature between nighttime and daytime is very different. There's a big jump between one and the other. Bene. Per quello abbiamo detto prima che in caso di siccità è bene aumentare la percentuale di bosco. This is why earlier we said that in case of drought, it's good to increase the percentage of woods. Ecco, il tipo di bosco che porta a questo impulso è ancora la conifera. The type of woods forest that bring this impulse once again is conifer. Anche per la sua fisicità, diciamo, Even for how it's built, so to speak. e poi che porta forze di calore, And it also brings forces of warmth. e questo lo vedi con la resina. And you can see this in the sap. E l'altra cosa è che è un sempreverde. And Un sempreverde. it's an evergreen. Bene, sempreverde vuol dire che si mantiene nel tempo. Evergreen means that it lasts throughout time. Non so se sapete, ma l'abete cambia gli aghi ogni 7 anni. But like firs, for example, I'm not sure if you know, but they change the needles, the pine needles, every 7 years. Quindi è collegato, diciamo, nella longevità, nella durata. So it's connected to longevity, duration. Quindi tempo. So time. E il tempo è legato sempre a Saturno. And time is always connected to Saturn. Noi in italiano abbiamo questa fortuna che tempo e temperatura è la stessa parola, in inglese di meno. In Italian, time and temperature are very similar. They're very similar. Benissimo. Allora adesso entriamo nel corpo eterico. Now let's look at the etheric body. Vediamo l'effetto dell'io nel corpo eterico. Let's look at the effect of the I in the etheric body. Allora, questa è un'azione fondamentale per la salute. This is a fundamental action for health. E quindi il coordinamento di tutte le funzioni vitali. And so the coordination of all of the vital functions. Perché l'io più l'eterico, abbiamo detto, rappresenta il sistema immunitario. Because the I plus the etheric represents the immune system. Quindi anche la resistenza a degli stress, a cose impreviste. So even the resistance to stress, to things that we weren't expecting. Nella pianta questo si chiama genericamente vigoria. This in the plant is generically called vigor. Quindi piante forti, ricche, rigogliose, foglia larga. Strong plants, rich, wide leaves. Nell'uomo l'azione dell'io nell'eterico è anche il buon umore. In man, the action of the I in the etheric body is being in a good mood. Potremmo dire anche la felicità. We can even say happiness. Beh, dov'è la felicità nella pianta? Where is happiness in the plant? Quando uno è felice fa qualcosa di più. When somebody's happy, you do a little bit more, right? La pianta fa qualcosa di più Plants do a little bit more quando sviluppa i principi medicinali. when they develop medicinal principles. Quindi se noi vogliamo aiutare le piante medicinali, So if we want to help medicinal plants, le coltiviamo vicino al bosco. we
grow them near the woods. Ma siccome ci interessa l'eterico, But since we are interested in the etheric, cercheremo di utilizzare un bosco di latifoglie. we will try to have a bird of Arrivano, arrivano. Ma io non lo so. Lo sapevo, l'ho dimenticato. broad-leafed trees. Bravissima. Ok. Gli americani lo sanno? Oh, non so, non sono sicura, ci ho provato. Va bene. E questo, chiamiamolo ottimismo, questa gioia, questa felicità della pianta, This optimism, this happiness, this joy of the plant. la parola esatta però è felicità. The exact word is happiness. Bene. La gioia è più animica, la felicità è più nell'eterico. Oh, aspetta. Joy is more anemic, happiness is more etheric. Sì. Sì. Dà alla pianta la capacità di autosostenersi. Gives the plant the ability to support itself. Se uno ha forze da solo, insomma, si arrangia, non va in depressione. When somebody has those inner forces, they're not going to go into depression. Per cui le piante medicinali possono anche crescere da sole. So medicinal plants can also grow on their own. Non ci sono molte consociazioni tra delle piante officinali, medicinali. There aren't a lot of intercroppings when it comes to medicinal plants. Beh, la migliore è quella con rosmarino, in ogni caso. The best one is the one with rosemary. Che è un arbusto e non è un albero. That it's a shrub and it's not a tree. Ecco, adesso noi non possiamo entrare in tutti i particolari perché è infinito. We can't speak about all the details because this is an infinite topic. Bene, allora questa è felicità. Una pianta felice fa anche un'altra cosa. So a happy plant also does something else. Riesce a collegarsi con dimensioni più alte. She is able to connect herself with higher dimensions. Si apre, è aperta. Opened up, she is open to it. Quindi la zona dei germi vitali, So the area of the vital germs, le matrici famose, the famous matrices, ma anche l'anello eterico che circonda la Terra, but even the etheric ring that surrounds the earth, dove adesso si sta manifestando il Cristo. where the Christ is now manifesting. E dove c'è tutto un nuovo mondo di esseri elementari che sono pronti ad aiutarci. Where there is a whole new world of elemental beings that are ready to help us. Bene, abbiamo detto questo è il bosco di latifoglie, se ti ricordi la parola. This is the woods of broad-leaved trees. Perfetto. Okay. Sicura. Ma non sono sicura, qui non Allora, piena, dai, facci contento. mai dire bugie, Enzo. Yeah. No, io non posso perché non sono sicura. Un altro punto di vista. Giusto. Allora, dai, stasera è così. Mm. No, perché sono più stanco del solito, per cui perdo parte del controllo. Allora, adesso guardiamo l'io nel corpo astrale. Now let's look at the I and the astral body. Quindi parlando dell'uomo, So again, speaking of man, il corpo astrale è principalmente simpatia e antipatia. astral body usually is sympathy and antipathy. E noi siamo presi tra questi due, diciamo, due poli, no? Contrapposti. And we are caught in the middle of these two poles. Ecco, l'azione dell'io, l'organizzazione dell'io mette ordine quindi in questa polarità, la stringe un po', no? So this aspect of the I helps decrease this polarity, bring balance. E questo della pianta è un'azione sugli esseri elementari. And in the plant, this is the action of the elemental beings. Perché abbiamo gli esseri della terra e gli esseri dell'acqua. Because we have the
beings of the earth and the beings of the water, che principalmente portano antipatia. who, generally speaking, bring antipathy. Poi abbiamo quelli dell'aria e quelli del fuoco, And then the ones of air and fire che invece portano simpatia. that bring sympathy. Allora, la pianta cresce per antipatia. The plant grows through antipathy. Il seme fa la radice e poi comincia a crescere sopra, The seed starts making the root and then it starts growing above, perché gli gnomi, gli esseri alimentari della terra, hanno forte antipatia. because the gnomes, the elemental beings of the earth, have a very strong antipathy. E quindi espellono questa pianta. And so they expel this plant. Le ondine, quelle dell'acqua, sono già meno antipatiche, Undines are a little bit less, there's a little bit less of an antipathy with them. poi le silfidi, quelle dell'aria, Then sylphs, the one of the air, hanno già simpatia. have already more sympathy, have sympathy. Abbiamo il fiore, We have the flower, fumo, aroma, colore. the aroma, the color, the scent. E poi arriviamo alle salamandre, quelle del fuoco, And then salamanders, fire, che quelle sono puro amore. and they are pure love. E si forma il frutto per nutrire gli altri animali o gli uomini. And then the fruit develops to nourish other animals or other humans. Bene, quindi l'organizzazione di Dio permette che questo avvenga, ma che non sia unilaterale. So the Troppo. organization of the eye allows this to happen, and for it not to be unilateral, that there isn't an excess of either. Sì, è importante che noi cominciamo a sviluppare una cultura di queste entità. It's important for us to develop a culture behind these entities, or Perché with li abbiamo completamente dimenticati because we have completely forgotten them. e loro sono sempre lì che lavorano per noi And they're always there working for us. e noi magari li avveleniamo. Maybe we poison them. Quindi loro non hanno più, diciamo così, non rispondono più agli interessi dell'uomo. So they no longer respond to the interest of man. E si mettono al servizio di altre entità. They place themselves in service of other entities. E diciamo, è arrivato un fungo, And we say, oh, we have a mushroom, è arrivato un insetto, we have a bug, an insect. e prendiamo il veleno per uccidere il fungo e l'insetto. And then we grab some poison to kill both of them. E così peggioriamo la situazione. And by doing this, we worsen the situation. Bene. Poi ho accennato che ci sono dei nuovi esseri elementari, I also mentioned that there's new elemental beings, quelli cristici, Christic ones, che noi portiamo ad esempio qui preparati. that we, for example, bring through preparations. Dobbiamo cominciare a pensare che quando spostiamo i preparati, We need to start thinking that when we spray preps, questo è uno shock per la pianta. it's a shock to the plant. E quindi va spostato con un giusto atteggiamento devozionale. And so when we go to spray, we need to have a suitable devotional mood, state. Sì. Perché noi facciamo del bene, ma quello è da un'altra parte come coscienza. Parlo dell'essere elementare, no? Like we're doing something good, yes, but that elemental being is somewhere else in its own consciousness. Bene, siamo ancora con l'io nel corpo astrale. We are still with the I in the astral body. E un'altra azione che fa l'io è quello di calmare le reazioni istintive. And another action is to calm down those instinctual reactions. Se uno mi dice ad esempio una brutta parola, io rispondo di istinto con una peggiore. For example, if somebody
cusses at me, I have a tendency to say something else that may be worse than what he said. That's a reaction. Invece l'io ti permette di valutare che da quel punto di vista magari quell'uomo c'ha ragione, dal suo punto di vista. But the I here helps us understand or see that from his point of view, of the other person's point of view, he may be right. E così io cresco. And so I can grow. Stesso discorso che ho appena detto per i preparati. Same thing that we just said about preparations. Avere una forte presenza di io permette alla pianta di superare lo stress, lo shock, diciamo, lo shock del preparato. When a plant has when there's a strong presence of DI, the plant is able to overcome the shock of the preparation. Bene, andiamo ancora avanti, ancora l'io col corpo astrale. Always still the I with the astral body. Nell'uomo, ad esempio, il coraggio. In man, for example, it's courage. Nella pianta diventa la capacità, la forza di resistere a stress. In the plant, it becomes the ability to resist, withstand stress. Potature, trattamenti. Pruning, work. La resistenza ai pollini OGM. The resistance to the GMOs. Il coraggio, la forza per rimanere fedele al proprio principio di specie. The strength, the force to remain true to her own che non mi viene? Principio individuale di specie. Individual, no, si aspetta. Individual principle of species, grazie, scusami. Non ho problemi. Okay. Stiamo sempre parlando del bosco, We are always speaking of the woods. Perché si fa presto dire bosco, capite che è un po' più complicato il mondo del bosco. It's the world of the woods is a bit more complicated. Un'altra azione che ha l'io sul corpo astrale è quello di saper gestire il tempo. Another action is of knowing how to manage time. Avere il senso del tempo è un'azione dell'anima. Having a sense of managing time is a function of the soul. Quindi l'io che diciamo che è presente nell'anima permette di avere un buon controllo del tempo, tempo come orologio. So the I that is present in the soul allows to have a good control, understanding, management of time and the time like of the clock. Questo vuol dire nella pianta la resistenza se ci sono problemi di andamento climatico. This in plants, for example, is the ability to resist environmental changes, weather changes. Se la stagione è accelerata o ritardata, la pianta può adattarsi a un ciclo stagionale diverso. If the season, for example, is shorter or longer, the plant is able to adapt to it, to a different cycle. Qui ci vuole un bel bosco di buona qualità. Here we need a nice, good woods with good quality. Un astrale di buona qualità. A good quality astral. Quindi un bosco di alberi profumati. So woods with trees that have a lot of scent, good scent. Quindi tiglio. Linden tree. Acacia. Io sono greca. Acachia. Acacia? No, acacia? Non so. Robinia pseudoacacia. È in latino. Sì, non lo so, però non è... Siamo in latino, basta. Acacia. Ok. Poi uno facile, l'iriodendro. L'iriodendrum. È uguale. L'Eriodendrum. Brava. Vedo che hai imparato. La paolonia. Paolonia. È latino, basta. Magnolia. Magnolia. Bravo. Prunus. 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 Vedo che sei riuscita. Benissimo. C'è alberi che hanno fiore,
profumo, capite? Che quindi porti quel senso di leggerezza. So trees that have that scent, the flowers, those trees that bring that sense of lightness. Questo se vogliamo diventare dei professionisti. This, of course, is if we want to become professionals. Ecco. Bene, andiamo ancora all'ultimo, l'io. Il cosa? Rapporto io con l'io. And then now the last one, the relationship of the I with the I. Quindi questa sarebbe nell'uomo l'autoriflessione, la coscienza superiore. So in man, this would be self-reflection, a higher faculty. E questo diventa il rapporto con l'io di gruppo della pianta. And this becomes the relationship with the group I of the plant. La pianta porta le sue esperienze all'io di gruppo. The plant brings its experiences to the group I. Lo fa in parte a San Giovanni. It does this a little bit at St. John's. E lo fa quando muore. And then when it dies. E quindi l'io di gruppo fa le esperienze, evolve tramite le esperienze dei suoi figli, che sono le piante. And so then the group I can go through these experiences thanks to her daughter's sons, which are the plants. Un altro aspetto dell'io nell'io nell'uomo è il pensiero chiaro, il pensiero puro. Another aspect of the I in man is the clear thought, the pure thought. E nella pianta diventa quanto la pianta manifesta la sua idea, l'idea che è archetipica. And in the plant, it becomes how much the plant manifests its idea, the archetypal idea. Quindi dal momento che noi facciamo un innesto o facciamo un ibrido, il rapporto si perde. So in the moment we have a graft or a hybrid, that gets lost. Ancora una cosa dell'io nell'io. Another thing of the I in the I. Nell'uomo sono le qualità morali. In man, it's the moral qualities. Quindi il vero, buono e giusto. So the true, the good, and the just. Nella pianta diventa la resistenza ai parassiti. In the plant, it becomes the resistance to pests. Bene. Quindi il bosco deve diventare un portatore di qualità morali alle piante. So the woods need to become a bearer of moral qualities to the plants. L'ultimo aspetto dell'io nell'io è il perdono. Last aspect of the I in the I is forgiveness. Il perdono è perdonare se stessi. Forgiveness is forgiveness of the self. Non vivere con sensi di colpa. To not live with, non mi viene senso di colpa, with guilt, grazie, guilt. Bene. E questo diventa il perdono verso Madre Terra per quello che noi abbiamo combinato. This becomes the forgiveness for Mother Earth for what we have done to it. Bene, questo è un bel bosco legato al sole. Ci vuole un bosco di piante del sole. This is a nice woods with trees of the sun. Olivo. Olive tree. Tiglio. Tiglio, hai detto? Tiglio, ho detto. Linden. Bene. Frassino. Come viene l'elenco degli altri? Ash tree. Ash tree. Potevo dirlo io. Ce l'ho di sopra. Gli agrumi. Citrus trees. Caco. Quello non lo so proprio, Enzo. Persimmon. Persimmon. Beh, oppure arbusti anche solari. Or sun shrubs. Rosa canina. Ok. Rosehip. Rosa canina. Rosehip. Biancospino. Ce l'hai, Silvia? Hawthorn. Corbezzolo. Questo adesso arriva sul libro, arriva al libro. Ok, perché non ce la faccio proprio. Vedi albatro. Poi non crescono da te. Va bene. Aspetta. Arriverà il corbezzolo. Allora, oggigiorno il mondo degli alberi, del bosco è molto ridotto, soprattutto parliamo di
Parliamo dell'Italia, ad esempio. So in the world, but right now we're talking about Italy, the world of woods is very reduced. It's not present that much. E lì lo Steiner dice che bisogna ricorrere a un mezzo del tutto diverso. And there, Steiner tells us that we need to use a completely different tool. E se abbiamo compreso il lavoro così sottile che fa il bosco, And if we have understood the subtle work that the woods do, abbiamo visto che la soluzione è l'attivazione del settimo chakra. we saw that the solution is the activation of the seventh chakra. Bene, è arrivato il corbezzolo, sembra. Corbezzolo mi dà strawberry tree. Okay. No. Non so. Vabbè, quello che sarà. E poi chiedono anche il corniolo? Corniolo, perché piante? Perché impulso? Hanno scritto solo così. Vabbè, abbiamo detto 4 impulsi. Lo so. Va bene, respiro. Anche te. Sì. Andiamo avanti. Lo Steiner adesso mette un altro punto. We keep moving forward, and now Steiner brings up another point. Allora, adesso parla del rapporto dei lombrichi e delle larve col terreno. Now he speaks about the relationship between the earthworm and the larva in the soil, E soprattutto quel terreno calcareo. especially in soil that is rich in calcium. Allora noi nell'azienda agricola abbiamo una polarità. So in the farm, we have a polarity. Sotto, Below, lombrico e larve earthworm and larva, in relazione al calcare relationship to the calcium. regolano l'etericità del terreno. They regulate the ethericity of the soil. Sopra, Above, insetti e uccelli, the insects and birds, e tra questi l'ape e la regina, and amongst these, the bee is the queen. regolano l'astralità dell'aria. They regulate the astrality of the air. Ecco. Quindi abbiamo questi due mondi So we have these two worlds, e poi ci sarà un punto mediano and then there is a median point, che sono i bovini, which is bovines. ma lo dirà più avanti. But we'll look at that later on. Bene. Va bene. Poi lo Steiner parla dicendo che si è perso il rapporto con la natura. Then Steiner speaks about the loss of connection, of relationship with nature. 100 anni fa diceva queste cose. He said this 100 years ago. Si è persa la saggezza istintiva. The instinctual wisdom has been lost. E tutto è diventato intellettualismo. And everything became intellectualism. E quindi si è persa appunto la saggezza. And so wisdom is lost. L'indirizzo che l'uomo dovrebbe prendere, The direction, posso dire sì, direzione, the direction that man should take è lo sviluppo di un sentimento educato. is the development of an educated feeling, sentiment. Quindi non un sentimentalismo. So not getting lost in the feelings, but an educated Pensiero feeling, educato, sì. Che vuol dire un pensiero del cuore. which means a thought of the heart. Poi dice una bella cosa, Then he says something else, something nice. e dice che anche lo studio dell'antroposofia fatto solo con la testa non serve a niente. That even the study of anthroposophy only done through the head is worthless. E dice addirittura che poi è peggio che niente, si può fare male. So he even said that actually doing it in those terms is actually worse than not doing it at all. Poi parla della sempre la visione moderna che cerca le risposte nei microorganismi. Then he spoke about the modern view of looking for an answer in the microorganisms. E bisogna sviluppare una visione più ampia, olistica.
We need to develop a more of a holistic view, a wider view, e comprendere le condizioni che hanno determinato quella malattia. and understand the conditions that determine that illness. E quindi agire per armonizzare And so acting to bring harmony, e non per uccidere. not to kill. Bene. Allora, adesso parliamo degli uccelli. Now let's speak of birds. Lo Steiner inserisce il mondo degli uccelli Steiner inserts the world of birds, e dice che sono molto collegati al bosco e soprattutto alle conifere. and he says that they are very connected to the woods, above all conifers. Però se ci sono gli uccelli senza le conifere, gli uccelli portano problemi nei campi. But if there are birds without conifers, then birds will bring problems into the fields. Chi ha studiato scienza occulta sa che il mondo degli uccelli corrisponde all'antico Saturno. The ones who have studied occult science know that the word of birds is connected to ancient Saturn, Bene, come le conifere. just like conifers. C'è un'immagine, un momento. Allora ho trovato un uccellino qua che girava in internet. There's a picture of a bird. L'ho catturato, eccolo qua. Ho trovato un merlo. Allora, Okay, quello lì. a blackbird. Penso che sia blackbird in inglese. Non lo so. Allora, vedete che c'è tutto l'uccello con un cerchio rosso grande intorno. Sì, As you can see, there's the bird with a big circle around its whole body. Ecco, immaginate che quello sia l'antico Saturno. Imagine that to be the ancient Saturn. Quindi tutto l'uccello rappresenta la forza dell'antico Saturno. So the whole bird represents the strength, the force of ancient Saturn. Poi dell'antico Saturno, che era calore, abbiamo la fase antico Sole, che era invece la luce. Then from ancient Saturn warmth, we have, abbiamo cosa, scusa Enzo? La fase dell'antico Sole, la luce. Ancient sunlight. E questo è il becco, lo vedete, il numero 2. And this is the beak. Bene, ho preso il merlo perché è un bel becco triangolare giallo. We're looking at a blackbird because it has a good beak. Poi c'è quel cerchio piccolo rosso che è intorno alla testa, il 3. Then there is that other small red circle around the head. E questa è la testa dell'uccello. And this is the head of the bird. Però dovremmo vedere questa come un Saturno ripetuto, un più piccolo Saturno, We should look at this as a repeated Saturn che corrisponde alla fase terra. that corresponds to the Earth phase. Quindi nell'uccello è tutto Saturno più la testa, che è un Saturno su Saturno. So on the bird we have Saturn plus on the head another Saturn, so Saturn on Saturn. Perfetto. E questo secondo Saturno si è sviluppato sulla Terra. And this second Saturn developed on the Earth. Puoi salire un po' che c'è scritto sotto la traduzione, a meno che la leggano sì. due righe. Va bene. Quindi allora abbiamo adesso il collegamento degli uccelli col mondo del bosco. So now we have the connection of birds with the world of the woods. Abbiamo visto l'importanza del bosco. We saw the importance of the woods. Perché il bosco prende la vita diffusa che la vita diffusa viene presa dai fruttiferi, dagli alberi da frutto. The diffused life is grabbed by fruit trees. E poi viene portata al bosco. And then it is brought to the woods. E dal bosco va nelle piante annuali. From the woods, it goes into the annual plants. No, lo guardiamo dopo il disegno. Okay. Tra il bosco per arrivare alle piante annuali c'è bisogno di un mercurio. To go from the woods to the annual plants, we need a mercury. Questo mercurio sono gli uccelli.
This Merkur is birds. Allora, dal bosco alle piante annuali fluiscono i 7 processi vitali. From the woods to the annual plants, there is the flowing of the 7 vital processes. E diciamo, ci sono 7 categorie principali di uccelli. And there are 7 main categories of birds. Quindi, ammesso che ci sia il bosco, e diciamo il tipo di uccello porta queste forze. So again, like assuming that there's the woods, a certain type of bird will bring a certain type of force. Noi sappiamo che è di moda mettere i nidi artificiali. We know that it's like fashion to put artificial nests. Però bisogna vedere se mettiamo il nido della specie di uccelli giusti. But we need to see if we're placing the nest of the right species. Va bene. Allora, quindi gli uccelli sono animali, Birds are animals, quindi portatori di astralità. so bearers of astrality. E l'astralità è legata appunto all'aria. And astrality is connected to the air. E abbiamo visto che il bosco, oltre che portare vigoria, porta anche l'organizzazione dell'io. And we saw that the woods brings vigor, but also the organization of the eye. Per quello l'uccello che porta astralità This is why the bird that bears or brings astrality, se non è, diciamo, abbinato al bosco, if it's not combined, so to speak, with the woods, crea problemi. it creates problems. Allora, il bosco porta l'io The woods bring the eye e l'eterico. and the etheric. Questo è il bosco. This is the woods. No, guarda, proprio perché voglio essere buono. Qui abbiamo l'astrale. Here we have the astral. Questo lo portano gli uccelli. This is brought by the birds. Bene. Quindi se manca il bosco, So if the woods are missing, viene sotto controllo l'astrale, that is, nothing is keeping the astral in balance. noi abbiamo l'astrale che agisce da solo So then we have the astral acting on its own, e abbiamo malattie. and we have illnesses. Bene. Allora adesso diciamo 2 parole sui tipi di uccelli. So now let's talk about the types of birds. Bene. Allora, aspetta, ho lasciato una cosa. Ecco, abbiamo detto che se c'è, cos'era prima? Te l'abbiamo detto? Se manca il bosco, abbiamo detto, se manca il bosco, If the woods are missing, abbiamo una perdita di forze nel seme. we have a loss of forces in the seed. Adesso si capisce, And now we understand. perché la pianta vuole fermarsi ai processi astrali di fioritura, la pianta Because annuale, the annual plant wants to stop at the astral processes of blooming, e non vuole salire a seme. and it doesn't want to go to seed. E quindi farà un seme poco vitale, poca qualità. Ecco. And so the seed will have low quality. Bene. Allora, e qualcuno si sarà già da mezz'ora stancato di ascoltare queste cose. Some of you may already be tired of listening to these things. Io mi sono molto più stancato di voi a studiarle. And Enzo got even more tired because he had to study them. Perché io sono dentro di me convinto Because Enzo, inside of him, he is convinced che ormai il sistema natura è praticamente saltato. that by now the nature element is not there anymore. Basta vedere il clima, terremoti, caldo, freddo, secco, no? I mean, let's just look at the weather, for example. Everything is in disarray. Bene, e quindi dovrà essere l'uomo che crea un nuovo sistema natura. And so man will be the one that has to bring a new system of nature, a new nature system. Ma io devo mettere gli organi in giusta armonia.
But I need to place these organs in the right harmony. Non basta dire ho messo il bosco, It's not enough to say, okay, I have the woods. ho messo i nidi artificiali, I have artificial nests. ho messo il lombrico californiano nel terreno. I put the California earthworm under the soil. Ecco. Capite? Questa è proprio la superficialità che abbiamo nel mondo ecologico, This is the superficial stuff that we have in the ecological world, perché nella natura tutto questo era organizzato dalla dea natura, la chiamavamo così. because this back in time was organized by the goddess nature. Ma noi l'abbiamo gentilmente portata fuori dalla finestra, la dea natura, no? But we slowly brought her out of the picture, E forse anche non molto gentilmente. and we did not do this in a kind manner. E adesso siamo in una situazione che o l'uomo torna a studiare come si organizza la vita, oppure non abbiamo tanto futuro. And now we have a situation in which either man starts studying how to organize nature, or our future is not there. Allora cominciamo con gli uccelli, che sono poco uccelli. Let's start with the birds that are not really birds. Sono quelli che hanno detto, ma io più che volare cammino. The ones that said, I don't really want to fly, I'm just going to walk. Gli struzzi, Ostriches, i kiwi, kiwi, brava, gli emu, emu. Mi ha brava. preparato la Silvia. Ah, va bene. Poi ci sono quelli invece che, come dire, ma io nuoto. And then there's some birds that are like, well, I want to swim. E sono quelli che hanno fatto le palme, i palmipedi, le zampe come le oche, insomma, no? That have web, like they're web-footed birds. Quelli che gli piace nuotare, insomma. The ones that like to swim. Poi ce ne sono altri che sempre gli piace camminare, Then there are other ones that also like to walk. un po' più calmo però, non come lo struzzo, che lo struzzo corre, no? But they're a little bit calmer. They're not as high-strung as ostriches. Le galline, Chickens, tacchino, il giorno del ringraziamento, turkeys, bene. Le quaglie, quails, brava, il pavone, peacock, peacocks. le cornacchie, Cornacchia. quelle che fanno crack, crack, crack. Crows. Ecco, che anche volano, Crows. che volano, però sono molto aggressive. Crows fly, but they're very aggressive. Va bene. Bene, adesso guardiamo un po' in relazione ai pianeti. Now let's look at them in relationship to the planets. Perché dal bosco abbiamo 7 processi vitali che scendono. Because from the woods we have 7 vital processes that descend. Scusa. Quindi guardiamo i 7 tipi di uccelli, adesso coi pianeti. So now let's look at the 7 types of birds with the planets. Quelli della Luna è facile. The ones of the moon. Sono i palmipedi ancora, le oche, le The anatre. ones with they're web-footed birds. Bacini. Ducks, geese, swans. Benissimo. Poi abbiamo quelli di Mercurio. Then the Mercury ones. Sono quelli piccolini che si muovono tanto veloce. The little ones that move fast. I passeri. Sparrow. Sì, brava. La gazzalata. Magpie. Le rondini. Quelle che mi piacciono di più. Swallows. Aspetta. Capinera. Capinera. Non c'è. Non lo so. Gli scriccioli. Su che pianeta sei? Venere. No, scusa, Mercurio. Warblers, wrens, Scriccioli, cince allegre, titmice, allodole, larks. basta. Sono tutti piccoli, veloci e so che gli piace anche giocare. They are little and they like to play. Benissimo. Poi abbiamo Venere. Then we have Venus.
Fender sono quelli che si prendono molta cura dei piccoli. These are the ones that take a lot of care of their little ones E anche del partner. and even their partners. Sono quei, ad esempio, i colombi che si sposano praticamente per tutta la vita con lo stesso partner. Like doves, for example, they stay with their same partner their whole life. Anche le tortore, che sono sempre dei colombi. Vabbè. Va bene, poi abbiamo quelli del sole. Then we have the ones of the sun, Sono quelli che cantano bene. the ones that sing really well. Usignolo, Ti ho trovato, usignolo e nightingale. Ti ho trovato tortora. Tortora was turtle dove per Venere era. for Venus, while nightingale is the last he said. Bene, allora, usignolo, Nightingale, scusa, canarino, canary, canary, il merlo, quello di prima, quello col becco giallo. blackbird, Bene, poi abbiamo quelli di Marte. and then we have the ones of Mars. Marte sono i rapaci. Raptors, no. See, birds Birds of of prey. Birds of prey. Quindi tutto il mondo, lasciamo stare le aquile, ma i falchi, ad esempio, no? So falcons, for example. Poi abbiamo Giove, Jupiter. qui abbiamo proprio l'aquila e la cicogna. Here we have eagles and the stork. E poi finiamo con Saturno. And then Saturn. Sono quelli notturni. We have the nocturnal ones. Gufo, civetta. Owls. È sempre owl. C'è anche Coquette, ma non so se... E un altro che non è notturno, che è il picchio. Sì, a woodpecker. Bene, quindi questi 7 tipi di uccelli, So these seven types of birds sono quelli che sono portatori dei 7 processi vitali. are the ones that are the bearers of the 7 vital processes. E adesso possiamo fare la tavola d'insieme. And now we can look at the whole thing. Il centro si segue col bollino rosso, è il frutteto. The central part is the orchard. Frutteto intendo soprattutto il pesco, quelle le drupacee. Above all, like the peach tree. The stone fruit. Bene. Quelle raccolgono la vita diffusa dall'ambiente. They grab the diffused life from the environment. Con l'aiuto degli insetti, With the help of the insects. Alza, vai su, eccolo lui. Non li ho visti, scusa. Allora, noi abbiamo il terrore degli insetti, diciamo. We are terrified of bugs. A un frutticoltore gli parli bene degli insetti, lui ti toglie il saluto. If you speak to someone who has an orchard and you talk to them about how good bugs and insects are, he won't speak to you. Gli insetti corrispondono agli organi di senso della natura. The bugs correspond to the organ of sense of nature. Quindi l'albero fruttifero parla con la vita diffusa attraverso gli insetti. So the tree, the orchard, speaks to diffuse life through insects. E hanno fatto degli esperimenti che in aziende biodinamiche, in frutteti, They made some experiments where in orchards, in biodynamic orchards, c'erano 110 tipi di insetto diverso. there were 110 different types of insects. E si mantenevano in equilibrio tra di loro. And they were keeping each other in balance. Se invece io coltivo in un modo, diciamo, unilaterale, Enzo, non ti ho sentito, scusa, se se io... coltivo in un modo unilaterale, disarmonico, If I grow my crops in a unilateral, disharmonic manner, invece che avere 110 varietà di insetto, ce n'ho uno solo, instead of having 110 different types of insects, I have only one type, ma di quello ne ho 1 milione, 1 miliardo. but I have a billion of that one species or type. E quello mangia tutto.
and that one will eat everything. Questo è un pensiero che si arriva a comprendere. This is a thought that we can understand. Però lo comprendono bene i non agricoltori. Ecco. But the non-farmers are the ones that understand this well. Bisogna creare armonia, questo è il punto, armonia. We need to bring harmony. We need to create harmony. Quindi abbiamo il fruttifero che raccoglie la vita. So we have the orchard that grasps life, di cui abbiamo parlato la volta scorsa della potatura particolare. and we spoke about that particular way of pruning. E poi abbiamo l'azione dell'ape. And then we have the action of the bee. L'ape porta la vita raccolta dal fruttifero al bosco. The bee brings the life grasped by the orchard from the orchard to the woods. Quindi il bosco raccoglie questa vita. So the woods grab, non mi viene la parola giusta, però like grab this life, Accumula in sé questa vita. accumulate this life within itself. Grazie. Poi, Silvia, segui. E poi c'è il mondo degli uccelli. And then there is the world of birds. Segui la freccia. Che porta questa vita alle piante annuali. That brings this life to annual plants. Questi sono i 7 processi vitali. These are the 7 vital processes. Quindi il tipo di uccello seleziona il tipo di processo vitale. So the type of bird selects the type of vital process. Ma anche il tipo di albero seleziona il dialogo con le piante. But the type of tree also selects the dialogue with plants. Insomma, si tratta di progettare un organismo. So it's about planning an organism. Quindi poi la vita arriva alle piante annuali. So then life reaches annual plants. I pianeti li vedete, sono più legati chiaramente alla Luna e Mercurio. You can see the planets more connected to Moon and Mercury. E lì, diciamo, il ciclo della vita sembra chiuso. And there it appears that the cycle of life ends, or Ma non it's è closed, Non but è it's così, not so. perché noi sappiamo che sotto l'albero c'è povertà eterica. Because we know that under the tree there is etheric poverty. L'abbiamo studiato. We studied this. Allora dovete immaginare tutte queste piante So you need to imagine all of these plants, che a un certo punto cadono le foglie. and at a certain point the leaves fall. La foglia cade a terra The leaf falls on the ground, e lì viene demolita and there it is demolished dai funghi e dai batteri. from fungi and bacteria. Quindi abbiamo sostanza che era viva, la foglia che va verso la morte. So a substance that was alive, the leaf that goes towards death, Che va verso la morte. towards death. E d'altra parte abbiamo la roccia morta And then we have the rock dead, che con la pioggia, col caldo, col freddo, con la chimica del terreno diventa argilla. that with rain and warmth and cold and all of these different things, it becomes clay. E l'argilla col caldo e col secco comincia a stringersi e allargarsi. And the clay with cold and warmth, it starts to expand and then contract. È un principio di vita. It's a principle of life. E questi due adesso si uniscono. And then these two unite. E chi li unisce è il lombrico, The earthworm is the one uniting them, che regola l'etericità del terreno. that regulates the ethericity of the soil. Quindi sotto l'albero da frutto, So under the fruit tree, che abbiamo studiato che c'è povertà eterica, and we studied that there is etheric poverty. il lombrico, se lo lasciamo lavorare bene, If we let the earthworm work well, produce l'humus. it will produce humus.
E quindi l'albero riceve queste forze di humus. And then the tree will receive these forces of the humus. Adesso è completato il ciclo della vita. Now the cycle of life has completed. Perché devo pensare a vita fisica, Because I need to think of physical life, e l'espressione, no? the expression of it, Eterica, etheric, animica e spirituale. astral, and spiritual. Bene. A questo punto lo Steiner aggiunge un'altra cosa, At this point, Steiner adds something else. lo stagno. Lo stagno, The pond. pond. Beh, lui dice che se lo stagno è in un ambiente ricco di vita, He says that if the pond is in a place rich in life, se ha molta sostanza organica lì intorno da bagnare, da mettere a putrefazione, no? so if it has a lot of organic substance around it, right, so it can be alive. Adesso rumore. Viene dalla parte di Jessie, non so. Ho un grillo, c'è un grillo. Parlando di questo è arrivato il grillo. C'è il Benissimo, grillo. piacere. Tienilo, No, è un problema per me che non riesco a sentire. Allora, lo stagno The pond potenzia l'azione dei funghi e dei batteri. Potenzia, hai detto giusto? Potenzia. Enhances the force, the strength of fungi and bacteria. Però li trattiene a sé. But it keeps them for itself, around itself. E quindi non abbiamo i funghi che vanno sulle piante. And so we don't have fungi going onto our plants. Però se lo stagno è stato fatto di cemento, allora non c'è nulla di questa funzione. If the pond is made out of cement, then this function is missing. It won't happen, right? Bene, allora adesso abbiamo da studiare lo stagno. Now we need to study the pond. Perché quello che stiamo guardando, because what we are looking at, questo potrebbe essere un uomo. this could be a man. Qui ci sono organi. These are organs. Saturno sarebbe il bosco, Saturno sarebbe le ossa. Saturn would be the bones. Giove sarebbe tutta la muscolatura, i tendini. Jupiter would be muscles, tendons. Il Sole è il cuore, neanche parlarne, no? Sun is the heart. Mercurio sono i polmoni. Mercury, it's the lungs. E questo è indicato come siepe. And this is the hedge. Perché la siepe contorna il campo. Because the hedge creates a border on the plant, on the field. È un polmone che prende e che dà, che prende e che dà. So it's a lung that takes and gives and takes and gives. Poi abbiamo l'eterico che è la luna, la riproduzione. Then we have the etheric, the moon, reproduction. Ma la luna è anche la pelle. But the moon is also the skin. Come pelle abbiamo il seminativo. The skin we have Il terreno per seminare. the soil to sow. Bene. O il pascolo. Or the pasture. Bene. Allora, quello che adesso si propone non è una fantasia. What we are talking about isn't just an imagination, a fantasy. Ecco, dobbiamo avere tutti questi organi. We need to have all of these organs. Poi bisognerebbe anche inserire il famoso bovino, no? Che è l'equilibrio fra tutti quanti. Then we need to also insert the bovine, right? Like it brings balance. E lo Steiner tra un poco parlerà del bovino. And Steiner will speak about the bovine here shortly. Bene. Allora dice che c'è un rapporto molto sottile tra gli arbusti e i mammiferi. He says that there is a very subtle connection relationship between shrubs and mammals. Allora, gli arbusti sono sotto Mercurio.
Gli arbusti sono collegati... Non sono scritti. Come non sono scritti? Siepe eterico mercurio. Beh, l'arbusto, no? La siepe di arbusti. Sì, non c'è la parola, voglio dire. Sì, bene. The shrub connected to Mercury. Bene. E l'animale, soprattutto il bovino, And the animal, above all the bovine, 4 stomaci, lo sappiamo. it has 4 stomachs. Silvia, indagine, come si chiama? Cosa? No, il censimento, come si dice? Sondaggio? Sondaggio. Ah. Sono stufo di parlare, dai. Allora, il sondaggio... Enzo wants me to make a survey. Il fatto che il bovino abbia 4 stomaci. Parlo fatica. Sì, intanto loro capiscono, no? Tu poi scrivi solo poco, no? Ah. Il fatto che il bovino abbia 4 stomaci. The fact that the bovine has 4 stomachs. Digerisce bene o digerisce male? Do you think, the survey is asking, do you think that it digests well or not well? Quindi tu puoi scrivere, il bovino digerisce bene o male? Così facciamo pausa noi. Sì, e cerco il grillo. Si sente. Lo chiameremo Beppe. Sì. È rimasto solo lui, eh? Più che altro che c'è tanta di quella neve fuori. Dai, ci arriviamo, Silvia. E con fatica perché ho messo anche in inglese, un attimo. Ok. Tanto quelli che guardano, che ascoltano, possono pensare, eh? Here we go. Non so cosa ho scritto. Vuoi che lo dico? No. Però sì, ripetilo per favore. Okay, so as we said, bovines have 4 stomachs. In your opinion, do they digest in a good manner or not? Do they have good digestion or bad digestion? Ecco, potevo scrivere. Sta rispondendo anche il grillo. Abbiamo un 60-40 per il momento, ma solo... A favore di chi magari? Non volevo influenzare. Ah, allora non sta di niente. Però solo il 40% di loro ha votato fino adesso. Forza, coraggio. Stanno riflettendo. Diglielo che siete anonimi. Don't worry, we cannot see your names. Only half of you voted. Please hurry so we can close the survey. Solo metà ha votato, quindi fate presto così chiudiamo il sondaggio. Poi qualcuno nella chat mi ha scritto una risposta più circostanziata, però vedo. No, anche con la motivazione. Ah, vabbè. Va bene, Silvia, chiudiamo. We close. Only 64% of you voted. I'm gonna close. Ora stanno votando. 3, 2, 1. No. Se ho votato solo il 72%. Beh, fammi vedere cosa è venuto fuori. Bene, male. Okay. Bene, male. Se uno ha bisogno di 4 stomaci per digerire, if somebody needs 4 stomachs to be able to digest, vuol dire che digerisce male. it means that they do not have good digestion. L'intestino del bovino è lungo 30 volte quanto è lungo il bovino. The intestine of a bovine is 30 times as long as the length of the bovine. L'intestino degli uccelli
The intestine of birds è lungo 1,5 volte la lunghezza degli uccelli. is 1.5 times, it's the length of the bird times 1.5. Perfetto. Quindi digerisce molto bene. So he digests very well. Bene. E il grande problema del bovino è proprio il metabolismo, la digestione. The big problem with bovines is the digestion metabolism. E se questo animale continuamente rumina e rumina e rumina, If this animal is ruminating and ruminating and ruminating constantly, ripetere la stessa cosa si chiama mercurio. to repeat the same thing is called mercury. Allora se l'animale, il bovino, mangia delle foglie di cespuglio, che è di mercurio, rinforza la funzione. So if the bovine eats leaves of a shrub that's mercury, it reinforces the function. Voglio dirvi un'esperienza che abbiamo fatto il mese scorso. I want to share an experience we had last month. Erano vacche o tori quelli? Quello dove abbiamo il report scritto sono le vacche. Ecco, un allevamento di vacche There were a lot of cows, yeah, che avevano un grosso problema metabolico. that had a huge metabolic problem, all of them. Si nutrivano anche il 50-60% di insilato. Di? Insilato. They were eating 50-60% of silage. Bene. E abbiamo montato un vitalizzatore nostro sul tubo dell'acqua. We installed a vitalizer in the water pipe. L'acqua che porta da bere alle bestie, abbiamo messo il vitalizzatore sopra. The pipe that was bringing water to the animals, we put this vitalizer. Abbiamo fatto un vitalizzatore specifico per le vacche potenziando mercurio. And we made a vitalizer specific for cows, reinforcing mercury. Bene, dopo 2 mesi, After 2 months, il problema del metabolismo era sceso del 75% in meno. the metabolism problem decreased by 75%. Ecco, queste sono le cose interessanti. These are interesting things. Però dovreste dare il preparato di camomilla. Or the chamomile prep. Ma bisogna farne tanto. But you can use the chamomile prep, but you need to make a lot of it. Allora, oppure andate con l'omeopatia. Or homeopathy. Però bisogna pensare in modo diverso a questo sto dicendo. But we need to start thinking a different way. Benissimo. Allora, abbiamo detto dello stagno. Aspetta, va bene ancora. Ecco, lo stagno chiaramente non deve essere di cemento, va bene. Again, the pond should not be made out of cement. Quindi se faccio uno stagno fatto bene, so if I make a pond in a good manner, in a good way, a good pond, stimolo la demolizione della sostanza organica nel terreno. I stimulate the demolition of the organic substance in the soil. Quindi funghi, batteri. So fungi, bacteria. Ma non li faccio salire sulla pianta. But I don't make them go up on the plant. Beh. Allora, prima regola. First rule. Uno stagno per funzionare come stagno. A pond to work as a pond. Deve essere profondo almeno 2,5 metri. Needs to be at least 2.5 meters deep. Cioè mettere una vasca da bagno nell'orto non è uno stagno. So what I'm trying to say is placing a bathtub in your garden is not going to bring a pond. Benissimo. C'è il disegno che segue, Silvia. Adesso questi sono i miei studi, quindi non è detto che siano giusti. These are Enzo studies, so it's not necessarily, they're not necessarily right. E l'approfondimento che ho cercato di fare, ecco, no, al prossimo. Questo? Sì. Bene, allora, ci sei, Jessie? Sì. Allora, sotto in orizzontale, Silvia, segui anche tu, diametro dello stagno in metri.
under there in horizontal, it's the diameter of the pond in meters. Benissimo. 5, 10, 30, 300 metri. From 5 to 300 meters. In verticale Vertical è il diametro che viene irradiato dallo stagno. Irradiato. is the diameter that is being radiated from the pond. Vai col bollino rosso sopra 40. Senti, uno stagno che ha diametro 40 metri, sali. So a pond that has a 40-meter diameter Irradia per 400 metri di diametro. will radiate 400 meters in diameter. 50 metri, 50 meters, 500 metri di diametro. 500 meters. Queste sono forze di vigoria. These are vigor forces. Però succede una cosa, But something happens. che quando si arriva a una certa dimensione dello stagno, That when we reach a certain dimension of the pond, che è più o meno tra i 50 e i 100 metri di diametro, quindi grande, about 50-100 meters in diameter, a un certo punto succede qualcosa at a certain point something happens. e comincia a manifestarsi la linea rossa tratteggiata. And that red line starts to manifest. Allora, la linea blu continua ad agire, The blue line keeps acting, ma quando si arriva a un certo diametro si manifesta anche una qualità di forze plasmatrici. but when we reach a certain diameter, there's also an irradiation of shaping forces. Quindi che non è più vigoria, è qualità. So it's no longer vigor, it's quality. Allora, bisogna capire come devo io utilizzare lo stagno. So I need to understand how I need to use the pond. Chiaramente qui ci sono stagni molto grandi. Clearly, these are very big ponds. Però dopo vedremo come si può fare. But then we'll see what we can do. Bene. Allora, la linea blu The blue line, è come un bambino che cresce. it's like a baby that is growing. I primi anni vuol tutto prendere per sé. The first years, it just wants to take more for I suoi giocattoli, le sue his cose, toys, his things. e magari va avanti fino a 20 anni così. And he might go on doing this up until he's 20. La mia automobile, il mio lavoro, la mia amorosa, la My fidanzata. car, my girlfriend, my job. Poi magari verso i 30 anni But then around 30 years old, comincia qualcosa. something starts. È chiaro che lui continua a lavorare e fa tutte le cose che faceva, Clearly, he keeps working and doing everything that he was doing. ma magari si pone il problema se il lavoro è etico. But maybe he starts asking, is this work ethical? Ma allora magari il sabato, la domenica o la sera va a aiutare i senza tetto, per dire. And maybe, for example, on Saturday or Sunday, he goes and helps homeless people. Quindi è passato sulla linea rossa. So then he goes into the red line. Cioè, c'è un cambio di coscienza. There's a change in consciousness. Stessa cosa, come esempio, l'abbiamo con lo stagno. Same thing we have with the pond. Che a un certo punto la quantità cambia la qualità. At a certain point, the quantity changes the quality. Lo sa molto bene l'Oriente, l'estremo yin diventa yang, l'estremo yang diventa yin. In the East, we had the extreme yang became yin and the extreme yin became yang. Bene, allora adesso domanda. We have a question. How about a small creek running nearby the woods and orchard? Is it good? Natalia, riguardo a un piccolo ruscello che corre vicino al bosco e al frutteto, è una cosa buona? Sì, è sempre buona, però ne parlo dopo. Okay, yeah. Bye, Jessie. It's always good, but we will speak about this later. Bene, allora adesso questo disegno Now, this drawing, lo trasformiamo in un altro disegno.
we transform it into another drawing. Bene, ecco che arriva. Questo? Bene, allora, benissimo. Al centro c'è lo stagno di 50 metri di diametro. In the center, we have the 50-meter diameter pond. Poi lo stagno in totale però è di 100 metri. But then the total pond is of 100 meters. Allora, lo stagno è di 100 metri The pond is of 100 meters, e ha un cuore di 50 metri. and it has a heart of 50 meters. E adesso incomincia a irradiare. And now it starts radiating. Allora, per 200 metri l'arancione, For 200 meters, what we can see in orange, irradia, vai il centro sul bordo, vai dentro. No, nell'arancione, ecco. Irradia la qualità che ho detto prima. it radiates the quality that I spoke about earlier. Quindi forze plasmatrici, zona frutteto. So plasmating, shaping forces, or the area of the orchard. Poi all'esterno Then on the outside, abbiamo l'azione di vigoria. we have the action of vigor. Quindi c'è scritto orto seminativo, quello che vogliamo. So we have the garden, the pasture, whatever we want. Bene, questo è un modo per organizzare le colture attorno allo stagno. This is a way to organize the crops around the pond Per avere il massimo di reso, insomma, no? Di to qualità. have the highest yield. Bene, questo è uno stagno più o meno rotondo. This is a pond that is more or less round. Allora, io ho detto che uno stagno irradia circa 10 volte il suo diametro, no? I said that a pond radiates more or less 10 times its diameter. Foto che segue. Jessie, sei stanca? Ce la fai ancora? Faccio ancora 10 minuti. Benissimo. Grazie. Questo è il Nilo. This is the Nile River. E non ho trovato una foto migliore, I couldn't find a better picture, ma si vede che l'ambiente è così arido but we can see that the environment is so dry in such drought, che anche il Nilo si può vedere come uno stagno, and even the Nile can almost be seen as a pond, che l'irradiazione è ridotta. and the irradiation is reduced. Se abbiamo gli amici spagnoli che ci ascoltano, If our Spanish friends are here listening to us, ricordo quando ho passato il ponte del Guadalquivir in Spagna, I remember when I was in Spain and I went across the bridge, mi sono fermato per fare una foto, I stopped to take a picture perché il fiume non irradiava assolutamente 10 volte la sua larghezza. because the river was not radiating 10 times its width, Ma solo 2 o 3 volte, only 2 or 3 times, perché l'ambiente era così arido che lo comprimeva. because the environment was in such drought that it was Mi dispiace, non trovo più, suffocating it. cioè dico, non trovo più la foto, mi dispiace. We don't know where the picture is, Però gli amici spagnoli lo sapranno questo. but the Spanish friends know what I'm talking about. Allora, andiamo avanti con un'altra foto, un altro disegno, Another drawing, che è quello di prima, the one that we just saw, però abbiamo aggiunto a sinistra forze sottosolari. but we added on the left subsolar forces. Allora, finché lo stagno, diciamo, è piccolo, dominano le forze dei pianeti sottosolari. As long as the pond is small, the subsolar forces are dominating. Luna, Mercurio, Venere. Moon, Mercury, and Venus. Quando lo stagno diventa grande, When the pond becomes big, di sopra abbiamo le forze dei pianeti soprasolari. we have the suprasolar forces. Di Marte, Giove e Saturno. Mars, Jupiter, Saturn.
e in mezzo c'è la zona dello scambio, And in the middle, we have the area, the zone of change, il sole. sun. Bene, questo ci aiuta per fare un passo avanti. This helps us to take a step forward. Abbiamo un problema di acqua? We have a problem of water, domanda. No, è retorica. Abbiamo un problema di acqua, We have a water problem, di siccità. drought. Quindi dobbiamo sviluppare una coscienza dell'acqua che non è semplicemente i litri che io metto sul campo. So we need to develop a consciousness of water that isn't just like the liters that I put in my field. Devo entrare nelle qualità dell'acqua. I need to enter in the quality of the water. Beh, praticamente la linea blu Basically, the blue line deriva da uno dei due idrogeni dell'acqua. comes from one of the two hydrogens of water. La linea qui è fatta gialla, arancione, The yellow-orange line è l'attivazione del secondo idrogeno. is the activation of the second hydrogen. Allora io lo posso attivare con una superficie grande, So I can activate it with a big surface. quindi lavoro con la quantità di acqua, So I'm working with the quantity of water. oppure mi faccio una domanda. Or I ask myself a question. Ma la forma giusta dello stagno è il cerchio? Is the right shape of the pond the circle? No. No. Se no che domanda è? Ecco. La forma giusta è l'embrione. The right shape form is the embryo. Lo faccio veloce perché sennò il tempo non l'abbiamo più. Allora, questo è un embrione. Here's an embryo. Nell'embrione abbiamo la fase della cellula che diventa la morula e poi la blastula. La cellula si moltiplica. In the embryo, we have the cell multiplies. Diventa una morula, si chiama morula, Morula. poi diventa blastula, Then it becomes blastula, blastula. e poi diventa gastrula. And then it becomes gastrula. Allora, nell'embrione, questo vale per tutti, nell'embrione In the embryo, this applies to everybody. abbiamo tre forze che agiscono. We have three forces acting. Lui all'inizio, l'embrione, At the beginning, the embryo si riproduce veloce, reproduces itself in a fast manner. Mercurio Moon, Mercury, Venus. e Venere. Bene. Quando comincia a fare la gastrula, questa è la gastrula, When it starts making the gastrula, perché qui entra il Sole the sun enters e si porta dietro Marte, and it Giove. brings Mars, Jupiter, and Saturn. Questi tre These three si sposano con questi tre marry these other ones e fanno i tre foglietti embrionali. and make the three embryo Sheets. Endoderma, mesoderma, ectoderma. endoderma, mesoderma, penso non so, exoderma. È greco, non è inglese. Benissimo. Allora cosa vuol dire? Che questa forma qui This means that this form è quella che fa entrare la vita superiore. is the one that makes the higher life come in. Disegno. Drawing. Quindi se io creo uno stagno con la forma dell'embrione, So if I create a pond shaped as an embryo, prima fai solo il cerchio, l'interno, scusa, poi lo fai piccolo. Ecco, allora questa è una forma embrionale. this is an embryo shape form. E queste sono le proporzioni. And these are the proportions, the ratios. 7 e 23,3. 7, 7, 7, 23.3. 7 può essere 7 metri o 70 metri,
Sono proporzioni. It can be 7 meters or 70 meters. These are just ratios. Ma può essere anche 10, 10, 10, mi raccomando. It can even be 10, 10, 10. Ossia, se uno vuole costruire uno stagno, If you want to build a pond, queste sono le proporzioni per costruire lo stagno. these are the ratios to build a pond. Bene, questi io ne ho già fatti di questi stagni. Ho I've già made fatti. these ponds. Bene, allora Silvia, fammi vedere la parte sotto, il giallo. Bene, allora, troppo. Vuoi anche lo No, stagno? è che, Solo il giallo? ecco così, ferma. Allora, la forma concava, The concave form, se vi ricordate l'albero che aveva la linfa concavo convesso, and you remember the tree concave or convex form, è la forma che fa entrare l'astrale. is the form that brings the astral in. Quindi attraverso questa forma lo stagno raccoglie tutte le forze astrali dell'ambiente. So through this form, the pond is able to bring in all of the astral forces of the environment. E sono le forze soprasolari, And they are the suprasolar forces, quello che ho disegnato là, the one that Enzo drew, Marte, Giove, Saturno. Mars, Jupiter, Saturn. Quindi quella lì, quell'ovale, si lo seguono per favore. So that oval È la zona maggiormente indicata per gli alberi da frutto. is the area highly suggested for orchard, for fruit trees, E soprattutto le drupacee, and above all, stone fruit trees, perché sono quelle che maggiormente raccolgono la vita diffusa. because they're the ones that welcome in even more that diffuse life. Poi intorno c'è un'altra zona gialla, arancione, Then around we have another orange yellow area, quindi meno specifica, less specific, e lì posso mettere frutteto generico. and there I can have a generic orchard. Se adesso andiamo nella parte alta del disegno, And now if we go above in the upper part of the drawing, ecco, vediamo lo stagno nella parte superiore. Bene, voi vedete che all'inizio cosa c'è? C'è invece che il concavo, c'è il convesso. instead of the concave, there is the convex. E il convesso è irradiazione di forze eteriche. And the convex is irradiation of etheric forces. Quindi quella è la zona dell'orto e del seminativo. That is the area of the garden, vegetable garden, of arable crops. E quindi è la zona di Luna, Mercurio, Venere. So the area of Moon, Mercury, and Venus. Bene. Poi abbiamo questo famoso, se vi ricordate, rovesciamento. Then we have this famous reversal. E abbiamo ancora dell'arancione sopra. And we have more of this orange. E quindi possiamo mettere ancora del frutteto. And we can have more fruit trees. È tutto piccolo. Quello generico? Generico, sì, il frutteto Generic. generico. Sì, è tutto piccolo, sì. Se ci riusciamo. Bene, tutto attorno abbiamo orto seminativo. All around we have vegetable garden and arable crops. Tutto sotto. Bene. Bene, questo è già uno studio di uno stagno. This is already a study of a pond. E come attraverso lo stagno regolo le forze di vigoria e di qualità. And how through the pond I regulate vigor forces and quality forces. Però devo fare una forma particolare. But I have to have a particular form, shape. Ecco. Bene. Poi ho scritto in verde, c'è scritto disegno fuori proporzioni. The drawing is not in the right proportions, right? In the right ratios. Perché il foglio A4 finisce a un certo punto. Va bene? Questo è già un buon lavoro. This is already a good work. Quindi se uno vuole fare uno stagno nella sua azienda, questa è una buona indicazione. So if somebody wants to do a good job in their farm, this is a good indication, a good start. Bene,
Adesso possiamo fare ancora un passo avanti. Stai lì. Silvia, puoi fare te? Abbiamo finito, sai? Vai tranquillo. Ok. 2 minuti e neanche è finito. Ce la fai? Dovremmo fare un passo avanti. Ok. Let's take a step forward. Allora, se la mia azienda è più grande But if my farm is bigger, io non posso mettere tanti stagni perché non c'ho proprio l'acqua. I can't have a lot of ponds because I don't have the water. Perché lo stagno deve essere fondo almeno 2,5 metri. Because the pond needs to be at least 2.5 meters deep. Deve avere un corpo. It has to have a body. Bene. Allora si può fare un'altra cosa. Then we can do something else. Allora, a sinistra avete lo stagno. On the left, you have the pond. E allora lo stagno irradia per una certa superficie. The pond, it radiates for a certain surface. Allora, io devo trovare esattamente fin dove irradia lo stagno. I need to know exactly where the pond irradiates, up Questo to where. si può fare facilmente. This can be done easily. Si prende una vanga. You get a Spade. spade. È giusto? E si comincia a fare un buco ogni 2 metri. And you start making a hole every 2 meters, a shovel. Sì. Seguimi col bollino, per favore. Parti dal stagno e fai, come dire... Ogni 2 metri. Ecco, io faccio un buco. So every 2 meters I make a hole. E guardo la terra come è composta. And I look at how the soil, what's the composition of the soil. C'è un metodo, si chiama analisi della vanga. There's a method, it's called analysis of the shovel. E quando uno ha l'occhio abituato sa fare un'analisi chimica del terreno praticamente. And when you're used to it, your eye is used to it, you can make an analysis of the soil. E vedrà che a un certo punto il terreno cambia. And you see at a certain point the soil changes. Nel giro di 2 metri il terreno è cambiato. In within 2 meters it changes. Questo vuol dire che lì è la zona che finisce l'irradiazione dello stagno. This means that this is where the irradiation of the pond ends. Vale anche per il bosco, It also applies to the woods. Se voglio sapere fin dove irradia un bosco, faccio con questo sistema. If I want to know up to where the irradiation of the woods goes, I do the same thing. Allora, quando arrivo al confine, When I get to the border, metto una siepe. I put a hedge, a shrub. Questa siepe fa da moltiplicatore della forza dello stagno. This shrub, this hedge will act as a multiplier of the irradiation. E poi c'è una seconda irradiazione. And then there's a second one. Si diceva scrivere il testo. In Italiano. Vabbè, lo cambio io in italiano. Bene, chiaramente deve passare un anno per sapere dov'è il confine, perché deve farsi il terreno, no? Clearly, we have to wait a year, right? Because it takes a while for the soil to start changing. Bene, a quel punto io trovo dove è il nuovo confine. At that point, I find where the new border is. E metto un'altra siepe. And I place another hedge. Questo si può fare per moltiplicare 3 volte l'irradiazione di uno stagno. This can be done to multiply for 3 times the irradiation of the pond. Quindi io non moltiplico l'acqua. So I'm not multiplying the water. Moltiplico la forza dell'acqua. I multiply the force of the water. E capite che crescendo di 30 metri in 30 metri... And you understand that growing 30 meters by 30 meters and 30 meters. Bene, questo per l'organismo agricolo. This is for the agricultural organism. La volta prossima Next time, affronteremo l'organismo agricolo musicale. we will speak about the musical agricultural organism. Cominceremo a parlare di come coltivare con la musica. We will start talking about how to grow with music. E poi cominceremo a portare esempi pratici di organismi agricoli. And then we will start bringing
practical examples of agricultural organisms. Ci sono due cose fondamentali. Two fundamental things. Capire la proteina Understand the protein e capire l'organismo agricolo. and understand the agricultural organism. Silvia. Yeah, there is a question, c'è una domanda. Does the placement of the hedge needs to be parallel to the pond's edge? Quindi dice il posizionamento della siepe deve essere parallelo al confine dello stagno, Certo. quindi se lo stagno è fatto così la siepe va Sì. fatta a mezzaluna. Allora, se lo stagno lo faccio più piccolo, se lo stagno è fatto così, So if this is the pond, this is the first edge, ecco. second, beh, e dall'altra parte, Enzo? Sì, ho fatto No, per vedere che non è regolare. Ok, these are the edges. E le siepi si producono, Vado io già. Vai. And edges can reduce. La siepe può essere uno o due filari di vite. And hedges can be productive. So you can use vineyard, for example, 1, 2, or 3 rows of vineyards, or berries, for example. Quello che si può, con della acidità. What you can, considering the acidity of the soil, of course. Bene, avanti. Quindi, so even if I do not have an embryonic shape, the concentric edges will amplify. Quindi dice, anche se io non ho una forma ad embrione nel mio stagno, le siepi concentriche lo amplificano lo stesso? Sì, devi però andare a controllare. Yes, but you need to check, as we said, every 2 meters where the soil changes. Il problema è che se tu hai uno stagno vagamente circolare, the problem is that if you have a pond that is almost circular, non hai le due caratterizzazioni di vigoria e qualità. You do not have the two characterization of vigor and quality. È un misto. It's a kind of mix, a mixture. Ti ringrazio tanto. Isabel, thank you very Isabel. much. Grazie. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Sì, è stata favolosa. Complimenti al grillo. Grazie, sai. Complimenti anche a voi. C'è stato un ottimo, ecco che arriva, un ottimo grillo parlante. No, il grillo è sempre qua. Il grillo parlante. Con me. Va bene ragazzi, andiamo avanti. Ok. Alla prossima. See you guys, thanks for being here. And stanno ringraziando per tutto questo movimento del pensare. They are giving thanks for all this movement of thinking. Sono solo che 50 anni di studio. It's only nothing, it's only 50 years of studying. Va bene, Ringraziano tutti. Grazie tanti a voi. Thank you Bye so everybody. much. Grazie a tutti. Grazie, ciao, Jessie. grazie Jessie. Ciao. Prendilo il grillo, mi raccomando. No, lo lascio qui, poveretto. Va bene? Ciao di nuovo, ciao, grazie. Ciao. Grazie a voi.